Ciao, sono Giacomo Rossi e sono un cantante e vocal coach. Oggi torno ad ascoltare Eric Grönwall. Me l'avete chiesto in tanti di ascoltare la sua House of the Rising Sun. È una canzone che io adoro, parleremo meglio di questa canzone magari dopo. Questa è una cover, non ho mai ascoltato questa esibizione, questa versione che trovate sul canale di Eric. Qua c'è scritto Epic Dark Version, non ho veramente idea di cosa farà, probabilmente l'avrà un po' rivisitata, non lo so, non so veramente cosa aspettarmi. Prima di iniziare vi chiedo per favore di lasciare un like e iscrivervi al canale se volete supportarmi. Se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati. Ho anche attivato un Patreon per le lezioni di canto, è un corso di canto online, trovate il link qua sotto in descrizione. Ora ascolterò tutta la canzone senza mai interrompere, poi tornerò da capo e cercherò di dare qualche dettaglio tecnico di analisi vocale e non solo. Andiamo ad ascoltare. There is a house in New Orleans they call the Rising Sun, and it's been the ruin of many a poor boy. And God, I know I'm one. My mother was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father was a gambling man down in New Orleans. Now the only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk, and the only time he's satisfied is when he's on a drunk. Tell your children not to do
And it's been the ruin of many a poor boy. And God, I know I'm one. God, I know I'm one. Wow, pazzesco, veramente bellissima questa versione, bellissima, da brividi, veramente stupenda, una voce incredibile, ma questo lo sapevamo già, ma l'arrangiamento che ha deciso di fare è stata una cosa impressionante. Molto bello anche il video, molto ben curato dal punto di vista dell'immagine, semplice in come è stato eseguito, però veramente efficacissimo, ti cattura, ti trasporta nel mondo di questa canzone. Veramente stupendo. Questa è una canzone che, se non ricordo male, è una canzone popolare blues nata nelle piantagioni di cotone, ok? Dai neri che lavoravano nelle piantagioni di cotone, quindi ha una tradizione secolare, ok? Che poi è stata rivista da tanti artisti. Io ho in mente, per esempio, famosissima la versione degli Animals, che l'hanno resa un po' più pop, un po' più moderna, per quanto comunque un brano che è stato riarrangiato negli anni 60, ok? Però in maniera, secondo me, geniale. È uno dei miei brani preferiti in assoluto, vi dirò la verità. Avevo fatto anche una cover di questa canzone, la faccio anche live quando vado a suonare in acustico. È una canzone che io amo tantissimo, e mi piace moltissimo la versione, appunto, io la chiamo versione originale, quella degli Animals, però come vi ho detto non è la versione originale, quella è comunque una cover, e infatti ci sono anche varie versioni con parole diverse. Qui Eric ha preso come riferimento il testo della versione degli Animals, che credo che sia anche un po' quella più famosa. Però nella versione degli Animals a me piace moltissimo la voce di Eric Burdon, che ha una vocalità blues con sfumature pop, o viceversa, possiamo dirlo anche al contrario, una vocalità pop con sfumature blues, soul, rock, c'è un po' di tutto. E anche qua Eric ha fatto sentire tante sfumature molto diverse. Andiamo da capo e cerchiamo di coglierle. Allora, intanto questo intro fantastico col pianoforte. Bellissimo, questo intro strumentale è stupendo, già ti porta in un mood un po' onirico, un po' surreale, intimo, malinconico, diversissimo dalla canzone che siamo abituati ad ascoltare, perché sì, questa canzone ha una vena malinconica molto forte, perché il testo stesso parla di ricordi, di rimpianti, insomma, però diciamo che in questa veste è ancora più struggente, veramente bellissimo. Poi inizia a cantare. There is a house in New Orleans they call the Rising Sun, and it's been the ruin of many a poor boy. And God, I know I'm one. Pazzesco questo inizio così profondo, cavernoso, è fantastico, ha un suono, la sua voce è veramente carica di basse, però morbida allo stesso tempo, ha una capacità di gestire le note basse pazzesca, tanto quanto gestisce bene gli acuti. Lui ha una vocalità acuta incredibile, fenomenale,
ma è bravissimo anche allo stesso modo nel gestire note basse, che non è una cosa scontata, perché di solito quando uno canta in acuto magari sa fare quello, però poi non lavora tanto e trascura un po' le estensioni in basso. Invece lui ha veramente una profondità espressiva anche pazzesca. Andiamo avanti. My mother was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father was a gambling man down in New Orleans. Qua ha fatto una nota bassissima. Qua ha fatto un Mi. Sì, esatto, un Mi2, una nota veramente bassissima, una nota baritonale, profonda, pazzesca. Qui la tonalità è, tra l'altro, è sempre in La minore, esattamente come la canzone nella versione degli Animals, ok? Quindi già comunque quella nota iniziale, che è un La 2, ok? There is, questa è una nota veramente molto bassa, una nota baritonale, e io ascoltandolo credevo che la tonalità fosse diversa, perché te la fa comunque con leggerezza, con facilità, e ho pensato, ma no, è impossibile che sia quella, che è una nota veramente molto bassa. Io ci ho litigato varie volte con quella nota perché è scomoda, e lui l'ha fatta con facilità, anzi poi ha fatto un Mi che è ancora più basso, ok? Veramente incredibile. Now the only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk, and the only time he's satisfied is when he's on a drunk. Di nuovo quel Mi2 bassissimo, poi colora la voce col fry, altre volte col soffiato, quindi veramente molto molto bravo nel gestire i colori della voce, molto bravo nel modulare il vibrato in maniera non invadente, in maniera delicata, però già inizia a metterlo qui nella prima parte, e qui rimane nell'ottava bassa, mentre nella canzone degli Animals già dopo la prima frase iniziava già a salire di ottava, quando dice It's Been, e poi dopo da My Mother eccetera è tutto cantato in acuto. Qui invece decide di fare il contrario, di fare tutta la parte iniziale, anche più della metà della canzone, tutta bassa, con un certo crescendo strumentale, certo, è anche espressivo, però comunque rimane un po', diciamo, contenuto, e poi ti esplodi dopo all'improvviso per darti ancora più questo effetto wow, e dopo ci sono anche delle modulazioni molto interessanti, ma le vediamo dopo. Andiamo avanti. Oh, mother, tell your children not to do what I have done. Spend your lives in sin and misery in the house of the rising sun. E qua, dopo metà canzone, ha iniziato a salire l'ottava sopra, dapprima in maniera morbida, e poi iniziando a esplodere con questi acuti che giocano tutti sul La, sempre su quel La che però adesso è diventato un La 4, ok? La stessa nota appunto della canzone originale, e però qua alterna voce pulita, voce piena, pulita, molto risonante, molto
rotonda anche come risonanza, e voce distorta. Ed è molto bravo ad usare le distorsioni, anche qui con gusto, non mette la distorsione dappertutto, la mette nei punti giusti per darti emozione, per comunicarti qualcosa, ok? Quindi usa tutte queste tecniche per colorare la sua performance, però appunto in maniera molto molto espressiva, ha tanto gusto nelle scelte proprio dei colori della voce. Andiamo avanti. Bellissimo, qua di nuovo queste note acute, tenute, perfette. Lui qui è sempre in mix estremo, l'ho detto anche altre volte, è la stessa tecnica che insegno anch'io ai miei allievi per cantare gli acuti in voce piena, ok? Se volete fare rock non potete andare in un falsetto rinforzato, perché su un brano così sarebbe ridicolo e non ha neanche senso spingere la voce di petto più in alto che potete, perché urlerete, vi sgolerete e non riuscirete a portare al termine la performance. Lui invece è bravissimo a rimanere sempre in voce mista. Il mix estremo è voce mista, che però è estremo perché è estremamente tecnico e ti dà l'impressione di portare la voce piena agli estremi dell'estensione. È un'illusione acustica che si va a creare, perché di fatto poi la voce a un certo punto, la voce di petto cede, bisogna cambiare il registro, però creiamo l'illusione acustica di una connessione di tutti i registri, ok? Che di fatto è anche poi una connessione fisiologica, perché avvengono delle cose molto interessanti all'interno della nostra gola, ok? E sulle nostre corde vocali. Però adesso non voglio entrare troppo nei tecnicismi, ma è una tecnica che si impara. Mix estremo, Extreme Mix Voice. Trovate comunque tutte le info qui sotto in descrizione se volete approfondire questo argomento. Andiamo avanti. Wow, veramente pazzesco. Qui improvvisamente, senza che te lo aspetti, la canzone è salita di un tono. Ecco, qua mi ha ricordato un po' la versione dei Pooh di questa canzone che l'hanno fatta in italiano, credo che si chiami La Casa del Sole. Credo di sì, La Casa del Sole. E a me non fanno impazzire i Pooh, vi dirò la verità, però in quella versione, con quell'arrangiamento e con quella modulazione in cui sale di un tono, era veramente, veramente efficace. Qui secondo me ha preso un po' spunto, non so se volutamente o di sua iniziativa, ha fatto una modulazione simile, non ricordo se nello stesso punto della canzone oppure no, però veramente molto interessante, perché ti dà questo crescendo emotivo ulteriore verso la fine che è veramente di impatto, veramente notevole. E qui fa delle note ancora più alte, chiaramente, perché già salendo di un tono, qui l'acuto, diciamo, tenuto del ritornello, la melodia del ritornello gioca non più su un La 4 ma su un Si 4, ok?
che è già una nota molto alta, con una risonanza pazzesca, e qui ha veramente un suono incredibile, veramente non dobbiamo pensare solo all'estensione. E questa è una cosa che non ho detto molto spesso nei miei video, dovrei farlo più spesso. Non dobbiamo pensare, giudicare, valutare solo la bravura nell'estensione del cantante, assolutamente no. Dobbiamo valutare la timbrica, la qualità timbrica del suono di questo cantante, e quindi la tonalità, il tono della voce di Eric è pazzesco. È pazzesco perché è equalizzato da Dio, non nel senso che è stato prodotto bene, perché c'è anche un ottimo lavoro di produzione a livello audio, di mix e di mastering, ma è la sua qualità timbrica mentre canta che è notevole, veramente pazzesco. Ok, questa è una ricerca del suono che solo chi canta può capire. Cioè qui siamo davanti a un talento incredibile, ma che si è allenato moltissimo per arrivare a ottenere questo tipo di suono, questo tipo di qualità nella voce, ok? Questo tipo di controllo anche dei colori della sua voce. Bravissimo, veramente pazzesco. E ha fatto delle note anche molto alte. A un certo punto ha toccato un fa diesis 5, ok? Sempre con un suono tagliente, penetrante, collegato, un vibrato sempre perfetto, gestito in maniera equilibrata, regolare, musicale, ottimo. E wow, ascoltiamo di nuovo questo finale e poi dopo la parte successiva. Avete sentito anche questi attacchi duri quando dice "And God I know", quando dice "I know" fa un attacco duro, è un attacco duro ridotto, nel senso che non è di gola, non è un'esplosione in gola, non è una forzatura. A volte alcuni insegnanti demonizzano l'attacco duro, e non è corretto, nel senso che fatto in questo modo come fa lui è giusto, anzi è funzionale, è necessario in certi casi, se si canta rock, per ottenere più compressione, più penetranza nel suono, ok? Non deve essere forzato, certo, non deve essere un'esplosione totalmente di gola, ok? Anche se la gola sta lavorando anche parecchio qui, però è un attacco duro ridotto, quindi controllato, è come se schioccasse sul palato. Comunque andiamo avanti, sentiamo la parte dopo. Wow. Ok, qua c'è stato all'improvviso, dopo questo crescendo finale che abbiamo sentito prima con quegli acuti, la canzone si interrompe bruscamente, ritorna questo intro malinconico di pianoforte che c'era all'inizio, che proprio non te lo aspetti perché te lo butta lì all'improvviso, e poi canta quest'ultima parte con questo suono invece più angelico, con questo accompagnamento di fondo di organo che sembra quasi un brano gospel in quest'ultima parte. È molto intimo questo finale, e lui rimane l'ottava sopra, ma rimanendo delicato e leggero, quindi anche lì padronanza della voce mista. Solo chi lavora in voce mista può fare questa cosa, decidere nella stessa zona di estensione, in questo caso nella zona di estensione del passaggio, quindi comunque una zona
medio-alta, decidere se cantarle in voce piena o cantarle con un suono più delicato, più morbido, che però non va mai totalmente in falsetto, è sempre comunque pronto in qualsiasi momento a diventare voce piena, perché è sempre agganciato comunque alla sua voce piena, quindi è sempre in consonanza mista, sempre controllato, equilibrato, veramente molto molto bravo. Bella anche questa parte di piano che sfuma alla fine. Credo che sia lo stesso pianista che l'ha accompagnato anche in Holy Night, per esempio. Avevo fatto la reaction anche su quello. Comunque mi fermo qua, è stata veramente un'esibizione incredibile, mi è piaciuta moltissimo questa versione. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e quale potrebbe essere la prossima reaction su Eric Gronwall e non solo. Bene, grazie per aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale se volete supportarmi, se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati. Vi ricordo che c'è anche il mio Patreon dedicato alle lezioni di canto col mio corso di canto online, trovate le info qui sotto in descrizione. Ci vediamo al prossimo video, ciao!